Ben ritrovati a tutti e buongiorno qui da Radio Rossonera. È mercoledì, dice non ridere, che ogni volta adesso che sarà così, lo so, fin quando ci sarà in ballo sta cosa di Alessandro Buongiorno, adesso ogni volta non si potrà fare un saluto. Obbligo di riscatto del 17 gennaio del 2024. Buongiorno Enrico Boiani. Ciao, ciao, buondì. Ancora sto faticando, però dai, piano piano torneremo a livelli migliori direi, l'avete sentito anche già da questa mattina, la mattina al mercato. Il tema di giornata, il tema di questi giorni ti direi è proprio buongiorno. Sì, sì, assolutamente sì, non il saluto, ma Alessandro, capitano del Torino, difensore centrale, classe 99. Allora, 99 come i like a cui dobbiamo arrivare dopo 5 minuti, ti direi ah, anche meno dicevo forse. solo 99. No, dobbiamo arrivare a 1099 like per questo video, perché insomma ci supporta tanto, ci aiuta tanto, anche se per voi magari non conta nulla, però per noi conta tantissimo, quindi se vi va mettete like a questo video, iscrivetevi al canale se non l'avete ancora fatto e attivate la campanella per tutte le notifiche. Allora, facciamo così Henry, un piccolo distinguo che ci porta lì. Allora, questo è uno screen tratto dal video fatto da Gianluca Di Marzio, cioè o meglio, da Luca Bendoni per Gianluca Di Marzio, ieri sera, Brera, quindi il ristorante del centro di Milano, eh, un, un incontro, diciamo così, tra Alessandro Bongiorno e il suo agente Beppe Riso. Un Mh. incontro di cui si sapeva già la natura nel pomeriggio e che con grande casualità è stato beccato proprio da chi l'aveva anticipato, cioè in Brera, con tutti i ristoranti, caso strano. Questo ovviamente nulla contro chi ha realizzato, ci mancherebbe altro. Questo è per dire che allora, la cosa ovviamente non è campata per aria, ci mancherebbe altro, questo assolutamente no. Al momento, questo che insomma si è visto fino adesso con tutta l'onestà, mi sembra anche un pochino di cinema, Mh. un pochino di non dimostrare che c'è la volontà da parte della gente e del giocatore di fare l'operazione, quantomeno di essere vigili su una possibile trattativa tra Milano e Torino, che in questo momento, ad oggi, al mattino del mercoledì, non è ancora entrato in piedi. Cioè, né il Milan ha fatto un'offerta ufficiale, né il Torino quindi l'ha ricevuta, né il Monza è stato messo in contatto, visto che in teoria dovrebbe riguardare anche il Monza, con la partecipazione alla trattativa di Lorenzo Colombo. Ora, quindi trattativa ufficiale al momento non c'è. C'è un incontro tra il procuratore, Beppe Riso, che tra l'altro è lo stesso procuratore di Lorenzo Colombo, Mh. e Alessandro Bongiorno, che sono viste a Milano ieri sera in un noto ristorante di Brera per fare un po' il punto della situazione. Poi, da qui a dire la trattativa è in piedi e c'è assolutamente, ancora no. Bisogna vedere se il Milan adesso, gradimento del giocatore incassato, inizia a fare sul serio e inizia a contattare il Toro per una trattativa che non sarà sicuramente semplicissima, visto che mancano 13-14 giorni alla fine del mercato e non è una trattativa da 3-4 milioni. No, esatto, è una trattativa comunque più complessa e ti direi che comunque è difficile, perché ci sono in mezzo tante parti, c'è il Monza, c'è Colombo, c'è il Milan stesso che deve comunque fare un'offerta importante, perché il Torino è sempre una bottega molto cara. Cairo non svende i giocatori, non li vende neanche, ti direi, per cifre più che congrue, perché Belotti ci insegna, perché la questione Bremer anche, no, ci ha insegnato che Cairo poi vende il giocatore a chi offre di più.
Sì, Non sì. importa se sia della squadra della stessa città, rivali, non importa se ha dato la parola a un'altra squadra, cioè Cairo vende a chi offre di più e vende solo e soltanto se arrivano offerte di un certo tipo. E aggiungo un'altra cosa, a gennaio raramente vende. Quindi è sicuramente un'operazione sarebbe, un'operazione molto complicata, fatto sta che quel che è certo è che il Milan cerca un difensore e che a Buongiorno avrebbe interesse nel vestire la maglia del Milan, questo sì, però ti dirò, sono anche magari incontri, cene, non tanto cinema secondo me, ma è più, non lo so, pubbliche relazioni, mediaticità che, diciamo, fanno bene al giocatore. Perché insomma mettersi in vetrina su un possibile interesse del Milan, poi magari può accendere anche qualche competitor, può accendere anche qualche altra squadra, può accendere anche qualcuno che pensava magari di fare un tentativo per Buongiorno in estate e vedendo tutta questa cosa decide di anticipare. Non sto parlando solo di squadre Mh. italiane, sto parlando anche magari di altre squadre all'estero o cose simili. Quindi io non so se questa trattativa andrà in porto, come dicevi tu, mancan pochi giorni. Quel che è certo è che, insomma, bisogna rimanere vigili sul difensore del Milan, bisogna rimanere vigili, ti direi sì, ma non so se ne volevi parlare a Mh. breve, anche su Kouassi, che è l'altro nome che avevamo fatto nella mattina al Sì. mercato, ma non tanto perché, Kouassi piace di più, perché è il preferito, per cos ma perché Pioli ha detto che aspetta un difensore, vuole un difensore, mancan pochi giorni, il cerchio si stringe. No, ma il pensiero è uno soltanto, cioè evitare fughe in avanti che poi magari ci fanno ritrovare tra una settimana a dire: non c'era nulla", eccetera, eccetera. Quello che c'è in questo momento è una cena con gradimento del giocatore per il Milan. Il Torino non ha iniziato nessuna trattativa con il Milan, il Monza stesso non ha iniziato nessun tipo di movimento, cosa che tra l'altro lo riguarda da vicino, visto che nel caso dovrebbe dare l'ok per interrompere il prestito di Colombo. Penso muoversi un attimo sul mercato perché non credo che si faccia bastare Daniel Maldini come altra alternativa là davanti, perché tipologia di attaccante completamente diverso. Dovrebbe il Toro iniziare a mettersi nell'idea di prendere un altro difensore centrale, visto che ha Scursi infortunato e Buongiorno venduto a quel punto. Non la vedo così facile, non è impossibile, si può far tutto, coi soldi si può far tutto. Però non la vedo così semplice, soprattutto perché, lo ripetiamo, al momento ancora offerte scritte al Toro non ne sono arrivate. Dovrebbe essere la bozza sui 20 più Colombo e poi ragionare su questo, ecco. Vediamo. Da lì si parte, ma credo che comunque non basti. Credo che comunque non basti perché Buongiorno è un giocatore abbastanza in rampa di lancio, ti direi non è giovanissimo, ma, comunque del '99, quindi ancora nel pienissimo della sua carriera. Ha raggiunto una maturità importante alla fine della scorsa stagione e soprattutto nei primi mesi di questa, e quindi sarà un giocatore che se non dovesse partire in questa sessione invernale, cosa che io credo tra l'altro, in estate sarà molto richiesto, Mh. molto, molto richiesto e credo che sia anche il momento più giusto per partire per lui. Poi perché siamo Radio Rossonera, ragioniamo per il Milan, prenderlo adesso sarebbe un colpaccio. Sarebbe veramente un colpaccio. Poi ieri avete parlato degli scenari possibili, no, con un arrivo di Buongiorno, Mh. bisognerà capire poi in estate cosa fare, eventualmente. Poi Sì. se invece prendi Kouassi adesso o magari, che ne so, ne prendi un altro, Mh. gli scenari sono un po' diversi. Quello poco ma sicuro, insomma, qua si chiede, ecco, ve lo mostriamo, se l'avete già vista perché avete visto la mattina al mercato, bravi. Tanguy Nianzou Kouassi è un difensore centrale del Siviglia in questo momento che ha avuto
un bel po' di problemi fisici. Infatti, se vedete, ha giocato soltanto 239 minuti in questa stagione finora, proprio perché ha avuto 2 grossi problemi muscolari alla coscia che lo hanno limitato. In alcuni casi è stato anche un po' panchinato, perché qualche panchina c'è stata, però in linea di massima è una sorta di, come dire, Henry, ti allunga la rosa per Sì. queste 7-8 partite, 9, quelle che sono prima del rientro di Tomori, di Ciao e poi di Kalulu, eccetera, eccetera. Poi in realtà Kouassi è uno di quei difensori che da noi potrebbe fare il salto di qualità, cioè potrebbe avere una sorta di percorso alla Kalulu, alla Tomori, alla Ciao, perché è quella tipologia di difensore lì, no, Mm, giovane, non magari utilizzatissimo nella squadra precedente, anche un pochino acciaccato, anche un pochino, diciamo, in crescita e in sviluppo, che poi con noi fa il salto di qualità. Quindi magari Kouassi al Milan potrebbe fare anche bene, però mm. però sta notissimo. Però, esattamente. Eri, noi siamo quasi arrivati in chiusura, no? Oggi non vi abbiamo mostrato la Gazza perché insomma si parla di Yassin abbiamo parlato veramente tanto, poi l'ha svoltato dal centrocampo più gol e idee, insomma speriamo che continui così il buon Yassin Adli. Nel mentre c'è una buona notizia, non quella di Florenza a parte, no? Ci mancherebbe, cioè che il Meazza sarà rizollato con il Bologna e per fortuna, visto che magari qualcuno di voi che ci sta guardando dal vivo e magari l'ha visto nelle ultime 2 o 3 partite, stava sinistramente somigliando più al campo degli anni 90 più che degli anni 2000, 2010, 2020, ecco. Stava iniziando a spelacchiarsi in maniera pesante, cosa che non lo vedevo far così da veramente tanto tempo, però fortunatamente verrà risistemato con il Bologna perché iniziava veramente a essere pieno di parti senza erba e poi insomma non era al massimo giocare lì sopra, né per noi né per l'Inter. Henry, io direi che siamo arrivati in chiusura, ci ritroviamo tra Portiello è poco. okay, ma è okay. Sì, si è allenato in gruppo, quindi direi ok. Dopo un Quindi mese e direi, mezzo che è guarito, ora è okay. guarda, è guarito, domani fa un mese dalla dichiarata guarigione, dal Perfetto. 18 di dicembre. Henry, grazie. Grazie a te, grazie a tutti, ci rivediamo nel corso della giornata. Ciao. Ci rivediamo tra poco per tutto il resto dei nostri appuntamenti, da Chiama Milan delle 11 a Lunch Talk e in serata l'altra nostra clip, poi ci ritroveremo come al solito nei prossimi giorni per provare a seguire questa che è forse la principale vicenda di mercato della Serie A, tra l'altro, visto che insomma, il resto delle big A sta... parte il Napoli che ha fatto qualcosa. Mm. Ciao.